Ragazzi, oggi unboxing gigante TV Samsung della serie CU7000, per la precisione 7090, 43 pollici, 108 cm, quindi modello 2024, quindi probabilmente una delle pochissime recensioni che troverete. L'ho trovato su MediaMarkt, ovviamente non in Italia, però si trova anche in Italia a prezzi onestissimi, siamo sui 350 euro. Appunto 43 pollici, HDMI, Crystal 4K, quindi Ultra HD, e siamo veramente, penso, a un ottimo compromesso tra un prezzo giusto, secondo me, da pagare per un televisore, per i miei standard, che non sono sicuramente super mega qualitativi, ma quantomeno decenti, soprattutto anche per quanto riguarda smart, TV e il resto. Non penso mi state vedendo la faccia, come al solito, però oggi è veramente difficile gestire gli spazi. Allora, iniziamo ad aprire subito il pacchetto, chiamiamolo pacchetto. Allora, cosa si tira fuori all'inizio? Subito abbiamo un piedino, un altro piedino e il telecomando, che ahimè sono ormai questi super di Samsung veramente scomodi, io non lo so, cioè, non hanno i numeri, non hanno niente, devi schiacciare 3 volte per arrivare da una parte invece di una, vabbè. Ci adatteremo anche a questo o ne prenderemo uno nuovo. Adesso lo faccio vedere, vediamo, lo apro. Non lo so voi, scrivetemi nei commenti se vi piacciono o no questi telecomandi. Sì, sono essenziali, però diciamo io sono un po' più coi tasti, diciamo, da questo punto di vista. Rimango un po' più vecchia scuola. Mettiamo qua, qua c'è il cavo, l'alimentazione, l'Europa, perfetto, e via. Ma adesso apriamo il pezzo forte, adesso mettiamo sopra qua. Eccoci. Scusate poi dietro così. Scusate, ma gli unboxing dei televisori non li faccio tutti i giorni, quindi anche un po' quello che può essere una tattica non la so, quantomeno. Eccolo qua, piano piano. Qui sotto non c'è più niente, c'è solamente altra polistirolo che ci stiamo per lasciare via. Ok, apriamo qua 1 e 2, scopriamo il televisore, sarà dalla parte giusta. Ovviamente come vedete è tutto in diretta, o meglio, quantomeno è nuovissimo, quindi faremo anche una prova di prima accensione per vedere se funziona tutto. Qui abbiamo le connessioni, abbiamo alimentazione, USB, HDMI, antenna e coso, addirittura cavo LAN, e altro non c'è niente, mi sembra di vedere niente. Ok, attacchiamo ovviamente adesso le gambette, vediamo come si fa. Penso che se qualcuno in questo momento sta, ogni volta che io metto un televisore così, qualche unboxer vero muore, ma si fa quel che si può con i mezzi che si hanno. Mi sembra anche il metodo migliore questo. Allora, non voglio farvi perdere troppo tempo, devo trovare le viti. Eccole qua, le viti per avvitare il tutto. Facciamo che questa parte ve l'accelero un pochettino, Ok. Allora, stiamo avvitando le viti, la prima,
Quello. Ho indovinato anche la parte, incredibile. Cioè LR non individuo. Ok, abbiamo messo le basette, adesso prendiamo il cavo d'alimentazione che è qua. Ah, c'è anche la SDI card, ma per me in teoria non serve. Là ho la mia spina. Vediamo entri. Si dovrebbe entrare. Perché è un po' più alta del solito e questo però dovrebbe entrare. E facciamo la prima accensione. Andiamo pure bene che dal lato giusto. Ok. Allora c'è chi mi dirà magari piccolino, fate conto che io qua sono a 1,80 m dal divano, quindi comunque un 43 pollici ci sta. A me ho sempre avuto televisori non troppo grandissimi, non troppo grandi, ma a me basta avanza, non sono super cinema, super mi serviva un televisore per vedere la smart TV più che altro. Accendiamo, vediamo un po', ovviamente devo mettere le pile al telecomando. Poi toglierò chiaramente anche le pellicole. Ok. Poi ragazzi la parte di configurazione la farò un'altra volta, la farò in separata sede per me. Vediamo se basta accendere il telecomando o bisogna... Ah no, già parte. Oh, Samsung. Vediamo un attimino se riesco ad abbassare un po' la... perché qua ho anche il soggiorno che è totalmente al sole, lo posso un attimino mettere a scuro. Anche qua. Sta girando, ragazzi, è la prima accensione. Allora il pannello mi sembra tutto a posto, considerate che adesso poi anche per terra, quindi magari una volta che è rialzato e verrà a questo livello anche un po' la dimensione sarà più accettabile, ma secondo me veramente si può andare così. Io direi di andare in inglese per non perdere mai... Dov'è che era l'inglese? No, scusa, ho perso l'inglese? Era all'inizio. Ok, smartphone, quindi easy, remote control step by step. Possiamo anche farlo da smartphone. Per ora.
main crazy power questo. No, io direi di andare con remote control, ma per ora per me va bene. C'è anche questa graziosa musichetta per riconfigurazione di più. Cosa vi posso dire? A tutte le tecnologie che si possono avere su una TV 2024, contrasti, colori, che ripeto non sono non sono assolutamente esperto di TV, ho voluto solo fare l'unboxing visto che è uno dei nuovissimi modelli e magari per qualcuno può essere utile il tutto vedere un attimino come si svolge. Ripeto, c'è anche la versione italiana e comunque il modello è la serie, la CU7000, ok? Con varie varianti, anche con pannelli più grandi e via. Io ripeto, è tutto, vediamo cosa fa andare avanti. Mi dice di essere nell'Olanda, a me va bene, ma ovviamente in questo momento chi se ne frega. Start auto setup. Oh ragazzi, grazie ancora, ci vediamo alla prossima.